Blog, il podcast di Galardi Group sul mondo della logistica, spedizioni e temi di attualità. Benvenuti e bentornati al nostro podcast di Galardi Group. L'argomento di oggi è la Green Supply Chain, cioè la Green Economy nel mondo dei trasporti e della logistica. Sono ormai diversi anni che si parla di Green Economy, greenwashing, passare all'ibrido, all'elettrico, di Greta Thunberg e il suo pianeta bla bla bla, dopo che il suo video è diventato virale durante l'evento sul clima a Milano. Oggi vi diamo un dato specifico, vi diciamo 29.397.085 kg di CO2 non emessi. Oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi il dottor Daniel Grimaldi, responsabile marketing e comunicazione presso la TN Torello, una storica realtà imprenditoriale di Montoro in provincia di Avellino, con la quale Galardi ormai ha rapporto da più di 10 anni. Benvenuto Daniel. Ma grazie per questo invito, e per me è un enorme piacere essere qui con voi e soprattutto la dimostrazione di quanto il rapporto tra il gruppo Torello e Galardi sia radicato nel tempo. Grazie quindi a Chiara e Marco per l'invito qui da voi. Grazie a te e grazie da parte ovviamente di tutta la Galardi qui con noi nella nostra podcast room che vuole essere un servizio anche per tutti i nostri clienti, fargli conoscere un po' tutto il mondo che ci circonda e che ovviamente è legato ai trasporti e alla logistica e non solo, perché ovviamente in questa podcast room parliamo anche di argomenti di ordine quotidiano. Nel 2020 TN Torello ha depositato un brevetto di procedimento, il cosiddetto GLAP. Qual è l'obiettivo del GLAP? È quello di ridurre le emissioni di CO2 e contenere gli sprechi, e ciò ha permesso di non emettere il dato che ho detto precedentemente di 29.397.085 kg di CO2. Puoi spiegarci cosa significa l'acronimo GLAP e in cosa consiste? Allora, l'acronimo GLAP sta per Green Logistics Automation Platform, è un brevetto di procedimento, ma in realtà è un grande percorso che si è poi sintetizzato in questa unione di tecnologia dell'industria 4.0 e competenze e le risorse umane all'interno del gruppo Torello. In pratica GLAP è diventato un brevetto nel 2020 in seguito ad un percorso di 3 anni. Inizialmente abbiamo provato a ricevere questo brevetto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi nel 2017. Nel marzo 2020, che ricordiamo essere un periodo particolarmente sfortunato perché eravamo in piena pandemia, siamo riusciti ad avere questo brevetto che oggi ci consente di risparmiare tante emissioni di CO2 durante tutte le nostre fasi di trasporto. Come dicevo poc'anzi, è una grande commistione di tecnologie dell'industria 4.0, quindi tutto quello che ha a che fare con i veicoli, con la connessione in rete, con la real-time traceability, con il machine learning, il cloud computing, quindi tutte quelle tecnologie che hanno di fatto caratterizzato la quarta rivoluzione industriale, e le persone che all'interno di Torello utilizzano queste tecnologie quotidianamente in modo trasversale. Dalle sale traffico che accettano gli ordini quotidianamente, come lo fanno ad esempio per Galardi, fino al nostro autista che deve trasportare la merce a destinazione. Questo strumento si basa su un algoritmo che include 8 fasi. E qual è la caratteristica che ha dato poi la brevettabilità di questo algoritmo? Perché di fatto brevetti che cercano di far ridurre le emissioni di CO2 ne esistono tanti in Italia. Quello che ha differenziato GLAP è che consente di apportare delle modifiche in tempo reale durante le attività di trasporto per migliorare le condizioni di viaggio e abbassare le emissioni di CO2. Attraverso cosa? Attraverso degli alert che sono collegati ad una serie di dati che vengono estratti in tempo reale dai nostri veicoli attraverso i software e gli hardware che sono installati, ad esempio navigatori GPS piuttosto che scatola nera del truck, e vengono questi dati trasferiti automaticamente ad un elaboratore in cloud che verifica le determinate condizioni. Un esempio banalissimo: se un nostro autista ha il piede pesante sull'acceleratore e fa salire su di troppo i giri del motore, questa cosa fa? Influisce negativamente, si consuma di più, consumando di più c'è una maggiore emissione di CO2, arriva un alert sia all'interno della sala traffico che a bordo del veicolo che invita l'autista a ridurre la pressione sull'acceleratore
per evitare che il veicolo vada su di giro ed consumi troppa benzina ed emetta troppo CO2. Questa cosa viene applicata per tantissimi aspetti e alla fine ci dà la possibilità appunto di avere una velocità costante durante il trasporto e di mettere a consuntivo meno CO2 e consumare meno gasolio. È una cosa impensabile poco tempo fa. Sì, assolutamente impensabile, però la tecnologia è ormai matura per questo. Però è importante che alla base ci sia una visione a lungo termine, perché in azienda abbiamo cominciato a dotare i nostri truck con sistemi di geolocalizzazione e di analisi dal 2012, cioè da quando questa tecnologia stava cominciando a prendere effettivamente piede. E a un certo punto ci siamo resi conto che avevamo tanta tecnologia, tante persone che la sapevano usare, che avevano maturato un'expertise importante nel tempo, e ho detto: ma vuoi vedere che questa cosa ci può fare la differenza rispetto agli altri che lavorano nel nostro stesso settore? Certo. Abbiamo messo a sistema tutte queste attività ed effettivamente l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha riconosciuto questa nostra caratteristica unica rispetto al settore in Italia. Quindi per i prossimi 17 anni avremo la titolarità di questo brevetto. Molto, molto bene, molto bello. Oltretutto voi passate anche da paesi, transitate da paesi dove l'attenzione a queste cose sono massime, come la Svizzera, come l'Austria. Sappiamo che questi sono paesi particolarmente attenti a questi tipi di dinamiche. Pensiamo al Brenner, no? A tutta ciò di cui si sta parlando ultimamente. Proprio Anche vari tunnel, quello che succede nei Senz'altro. tunnel. C'è da dire che però ormai è una sensibilità comune a tutti. Prima Chiara ha fatto riferimento a Greta Thunberg. Sappiamo che l'UE ha dato delle scadenze per ridurre le emissioni di CO2, ad esempio attraverso l'agenda 2030 o il Fit for 55, e quindi tutti i risultati che si devono raggiungere entro il 2055. E non c'è possibilità di tornare indietro, ma è probabilmente anche giusto che sia così. È però importante trovare le alternative corrette, certo, e i nuovi processi per assolvere a questi compiti. Quindi indirettamente anche la Galardi è partecipe di queste riduzioni CO2. Tra il gruppo Torello e Galardi c'è un rapporto radicato nel tempo che ormai conta 14 anni di partnership. Dire in modo indiretto forse non è più così, è un modo più che diretto e più che convinto, è un rinnovare la fiducia in 14 anni consecutivamente. Certo. Quindi in realtà Galardi ha riconosciuto in Torello la possibilità di affidarsi ad un partner sostenibile a questo punto e che soprattutto porta a termine le emissioni. Certo. Torello ha riconosciuto in Galardi un partner sul quale poter fare affidamento e questo si è tradotto poi in una crescita reciproca sia in termini di volumi e quindi di business, ma soprattutto in termini di reputazione per le aziende nei confronti dei clienti che di fatto sono condivisi. Sono molto interessato, è un argomento che tutti i giorni poi mi confronto con i clienti, perché le domande dei clienti oggi sono molto improntate su tutto questo, ok? Da questo all'ultimo miglio a tutto il discorso appunto delle emissioni di CO2, ma siete in grado come azienda di quantificare, avete qualche dato di quello che è stato per esempio il 2021 o il 2022 della Galardi in questi dati o no? L'output che viene fuori dalle analisi fatte attraverso il brevetto GLAP è proprio quello di calcolare il risparmio in termini di emissioni. Sono preparato. Grazie. Sappiamo, facciamo attenzione a tutti i trasporti e ai chilometri percorsi per conto di Galardi, quindi ti posso dire che ad esempio per l'anno 2022 abbiamo coperto quasi 3.800.000 chilometri per conto di Galardi, che tradotto in risparmio di emissioni a cavallo tra il 2022 e il 2021 a parità di chilometri percorsi significa che Galardi ha risparmiato 90 tonnellate di chilogrammi di CO2, 90.000 kg di CO2 a differenza di 365 giorni. Bene, credo di poter affermare che è stato un buon risultato venuto fuori dalla combinazione di una partnership appunto fra due aziende serie che stanno attente sia alla scelta del fornitore che appunto al fornitore che sta attento
a quelli che sono gli sviluppi e le innovazioni nel proprio settore. Grazie mille ancora. Nettorello, oltre al GLAP, ha recentemente acquistato nuovi veicoli Scania, appunto, veicoli green, che consentono appunto di ridurre i consumi almeno dell'80%. Puoi spiegare ai nostri ascoltatori qual è la vostra Green Vision? Come dice stesso la parola, è una visione, no? Cioè voler guardare a lungo termine e apportare un vantaggio che non sia solo economico, ma che abbia una ricaduta positiva sull'ambiente e di conseguenza anche nella sfera sociale della sostenibilità. Abbiamo sì rinnovato, questo lo facciamo costantemente ormai da anni, abbiamo rinnovato il parco veicolare, lo abbiamo fatto con Scania, lo abbiamo fatto con Iveco, lo abbiamo fatto ormai da tanti anni con Mercedes-Benz, lo abbiamo fatto con DAF, tutto questo negli ultimi 3 anni. Oggi abbiamo un parco veicolare di 1400 truck, di cui il 95% in Euro 6. E tutto questo però è il risultato di tantissimi anni in cui l'azienda e i titolari hanno deciso di investire per rinnovare il proprio parco e per avere un impatto sull'ambiente, ma anche un impatto sulle proprie casse, perché poi non ci dimentichiamo che per una ditta di trasporti il 30% del fatturato è dedicato agli acquisti di carburanti, per cui è evidente che se io ho un approccio responsabile nei confronti dei miei consumi, ce l'ho anche nei confronti della mia tasca, seppur a fronte di investimenti continui per il rinnovamento del parco veicolare, ma non può essere altrimenti. Quindi la nostra visione è questa. Aggiungo anche un'altra cosa, noi facciamo tanto trasporto a temperatura controllata. Un'altra innovazione che abbiamo introdotto un paio di anni fa è stato quello del trailer cold blue. Di cosa si tratta? I semirimorchi a temperatura controllata, o in generale le casse a temperatura controllata, hanno dei termoregistratori attraverso i quali poter stampare la cosiddetta strisciata, cioè nient'altro che uno scontrino in carta termica che riporta il record delle temperature a cui è stato trasportato la merce. Questo scontrino è però in carta termica, non è riciclabile ed è anche complesso da gestire, perché significa che l'autista deve andare a settare, a richiedere la stampa, questa stampa deve essere fotografata con le ultime tecnologie, mandata tramite WhatsApp, email. Invece questo sistema, questo trailer cold blue, è un computerino applicato ai nostri semirimorchi attraverso il quale poter andare a richiedere il record delle temperature in formato digitale in real time in qualsiasi momento, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, da remoto, senza emissione di scontrini in carta termica, andando quindi a rimuovere la parte non ecologica di stampa, velocizzando i processi, perché questa cosa ci consente di collaborare con Galardi piuttosto che con altri altri clienti in tempo reale, e ridurre i tempi d'attesa e i feedback tra noi e i nostri clienti per chi fa temperatura controllata. Certo. O temperatura controllata oppure medicinali, mi immagino sia lo stesso processo, no? Senz'altro. Che ovviamente si parla anche di medicinali, quindi di materiale insomma trasportabile molto sensibile, direi. Medicinali estremamente sensibili hanno bisogno di un certo tipo di trasporto, ma come cerchiamo di fare anche noi, anche per gli alimentari, ormai insomma c'è tantissima attenzione, giustamente. Sì, una volta questo tipo di attenzione si dava solamente nei trasporti aerei. Ora si è tutti più attenti, più attenti, e bisogna seguire, intercettare questi trend e capire che la logistica ha bisogno di essere conosciuta un pochettino di più anche in queste sue sfaccettature. Come vedete voi di Torello il panorama europeo in questo senso, a livello di vostri anche competitor? In questo momento in Europa c'è tanto fermento, sia in termini di transizione energetica, visto che parlavamo di sostenibilità, sappiamo che tiene banco da qualche tempo la diatriba tra produzione di e-fuel e biocarburanti. Sappiamo che l'Europa ha dato dei limiti alla produzione dei motori endotermici al 2030, spingendo per un'elettrificazione della mobilità delle merci. Sappiamo anche che però allo stato attuale una soluzione vera non c'è. E quindi in questa fase tocca più che altro sperimentare anziché prendere delle decisioni. Tra l'altro noi siamo, ahimè, in una nazione in cui non c'è un piano energetico definito, per cui le aziende che devono decidere verso quale tecnologia andare ad investire quale si trovano. seguono? Quale direttiva seguono? Quella europea o quella italiana?
che non c'è. E teoricamente dovrebbe decidere quella europea, che poi viene recepita dagli Stati membri. Diciamo che però in questo momento abbiamo l'elettrico, che è una tecnologia che sta cercando di affermarsi, però affermarsi a livello logistico, per la logistica industriale, è complicato. Si sta sviluppando una narrazione sull'ultimissimo miglio e la City Logistics, però questo significherebbe rivedere i processi. Perché sai, Marco, quando si parla di cambio di sistema energetico, si pensa solo che io metto il gasolio, domani Basta. smetto E metto la c'ho l'auto batteria. e attacco la batteria. No, non è così. Nel mondo del trasporto non è così. Un camion che ha una sua struttura, quindi ha un determinato peso e ha un determinato peso di portata, ok? Una volta che c'è le batterie ha un ulteriore peso e il peso di portata diminuisce. E questo è un tema. E questo è un tema che poi si rifluisce sul consumatore finale. Perché Che alla fine siamo noi. Esatto, che siamo noi. Perché se un camion oggi va, che ti posso dire, in un supermercato a consegnare 20 palette di pasta, domani ne consegna 10 perché il peso E questo influisce sulla redditività. è su costi. Però ti dico, questo è sicuramente un aspetto importante, perché la redditività di un'azienda è sicuramente uno dei primi pensieri. No, ma più che altro io non penso neanche alla redditività dell'azienda, penso a quella del cliente. Visto e considerato che questo si rimonta poi sul prodotto, perché tutto questo si va a ripercuotere sul prodotto finale. Il prodotto finale lo compriamo io, te, tutti quelli vanno al supermercato a comprare la pasta. Si possono non mettere le batterie. Ipotizziamo che non mettiamo le batterie. Qual è l'alternativa? Abbiamo capito che in un modo o in un altro il gasolio forse è destinato a scomparire. Qual è l'alternativa? Io ho avuto la possibilità di parlare con chi ne sa molto più di me qualche tempo fa in azienda, non faccio il nome, è una grande azienda produttrice e fornitrice di carburanti. Secondo questa azienda in realtà il futuro non era elettrico, ma è l'idrogeno. Allora, purché ci decidiamo e troviamo una soluzione. Tutti Io mi metto uguali. nei panni degli imprenditori, perché attenzione, io all'interno dell'azienda mi occupo di marketing e Certo, comunicazione, ma certo. gli investimenti riguardano Gli la nostra imprenditori, responsabile certo. finanziaria, Certo. i nostri titolari. È difficile in questo momento fare dei programmi e tener fede ai piani industriali di cui le aziende si dotano, proprio perché c'è una grandissima incertezza. Probabilmente però è il periodo giusto per fare dei test, cioè capire come funzionano queste nuove tecnologie e che impatto ha lo switch energetico, perché non ha un impatto solo a livello di carico, per Anche ambientale, di processo. Se il mio autista è abituato da 12 anni a questa parte a trasportare il veicolo a gasolio in un certo modo e mi dà la possibilità di risparmiare delle CO2 attraverso GLAP, perché da domani, quando non avrò più il veicolo a gasolio ma avrò un veicolo ad energia alternativa, cosa succederà? Come funzionerà il mio brevetto? Avrà gli stessi risultati? Dovrò reinsegnare a quella persona a portare il veicolo? Dovrò ripensare alle mie rotte? Insomma, l'impatto per un'azienda che fa logistica è importante, e fare delle scelte veloci, magari perché si vuole andare incontro al bello dell'elettrico e quindi cadere in quella grande trappola che è il greenwashing, magari evitiamo in questo momento, ragioniamo un po' di più e cerchiamo di dare dei risultati molto più concreti. Sì, sono totalmente d'accordo che le scelte devono essere molto più ponderate. In questo momento sì, viviamo un periodo di grandissima inflazione, con una crisi bellica internazionale, l'aumento dei costi delle materie prime, a volte mancano anche. Probabilmente è un ottimo momento per farsi le ossa, ma per prendere decisioni definitive aspettiamo ancora un po' e vediamo cosa c'è. Anche perché vedo diversa diversificazione. Quello che è venuto fuori ora con la Germania sul discorso appunto dell'idrogeno, no? Gli fuel, vabbè, la Germania è probabilmente il maggior produttore di fuel a livello mondiale, per cui è chiaro che cerca di tirare l'acqua al suo mulino, ma d'altronde, come anche l'Italia ha provato a fare proponendo i biocarburanti, ad esempio l'HVO, è difficile definire in questa fase qual è la strada da percorrere. Sicuramente non lo faremo io e te. Bah, io Tu potrai dare un contributo, sì, come Torello raccontarlo. potrai dare un contributo. Io sicuramente sarò uno di quelli, non lo racconterà neanche. Ma ti dico, noi Torello è anche all'interno dell'International Road Transport Union, che è l'associazione dei trasporti mondiale più grande, e
E anche lì il dibattito è piuttosto acceso. Tra l'altro nei prossimi giorni ci sarà l'assemblea generale annuale in cui si parlerà di questo. Si parlerà di questi dubbi che, come abbiamo io e te, ce li hanno tutti i più grandi player e i burocrati a livello europeo. Vedremo. Sicuramente loro faranno un confronto molto più tecnico, molto più approfondito. Il mondo Galardi quanto ha prodotto nel 2022 per quanto riguarda il risparmio a livello di emissioni di CO2 è importante, perché noi poi lo possiamo comunque rapportare anche ai nostri top client, perché un calcolo approssimativo di quello che gli abbiamo fatto risparmiare a loro. I clienti di cui stiamo parlando e che non possiamo nominare, Certo, immagino, certo. però sono sicuramente clienti molto attenti a queste dinamiche. Certo. Che Ma probabilmente ci sono clienti che ce lo stanno già chiedendo. perché sono clienti che si sono dotati o si doteranno certo. di bilancio di sostenibilità, fanno della corporate citizenship e della responsabilità di impresa delle colonne su cui costruiscono il loro business, e quindi è giusto che si affidino a partner sostenibili in questo senso. Siamo convinti che la nostra collaborazione con Torello durerà ancora per molti anni, anche perché appunto è un partner che ci dà la possibilità di rimanere tranquillamente al passo coi tempi, come si suol dire. Se voi già siete esperti in questo tipo di processo, in questo tipo di costruzione d'analisi, ben venga una ulteriore collaborazione come stiamo avendo, ancora più importante, per poi arrivare a noi a farci capire come dare ai nostri clienti questi dati. E io allo stesso tempo vi invito a metterci sempre di più alla prova, perché grazie a questa cosa riusciamo a crescere insieme. E ringrazio te e tutta la famiglia. Grazie, Torello. mi faccio da ambasciatore, porterò questi Oltre- ringraziamenti oltre- a chi vi segue. oltre a tutti quelli che ci seguono all'interno di Torello, ovviamente, perché non è fatto solo The Boss, c'è anche le persone che tutti i giorni ormai collaborano e siamo parlano tanti. strettamente. Siamo oltre 2300 risorse, ivi inclusi i nostri autisti, quindi È una bella realtà. È bello che insomma tutti viaggiano verso la stessa direzione. Grazie ancora, grazie per aver portato questo modellino del camion di Torello, che noi abbiamo il piacere di vederlo sempre sotto carico o sotto scarico. Comunque ce lo teniamo anche in sala riunioni, così. Tenetelo, noi siamo molto gelosi dei nostri veicoli, attenzione. Grazie ancora Daniel, Grazie Daniel. a presto, Grazie a mille. presto e ancora un caro saluto. Di nuovo grazie a voi per l'invito e buona logistica sostenibile a tutti. Grazie. Bene, grazie per essere stati con noi, grazie al nostro ospite. Vi ricordo che per restare aggiornati su tutte le novità di Galardi Group, di seguirci sulle nostre pagine social, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, Spotify e ovviamente sul nostro sito internet www.galardi-group.com. We provide guidance in the extensive field of logistics.